Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Vediamo come si realizza un piatto che sorprenderà sicuramente tutti i vostri ospiti. I ravioli 3 colori con un ripieno di capasanta e gambero rosso. Vi ricordo che la lista degli ingredienti completa la trovate nella info box. Vediamo come si realizza questa splendida ricetta, ma prima vi invito a iscrivervi al mio canale, a lasciare un like e a condividere il video. Sigla! Vediamo come si realizza l'impasto per realizzare le 3 sfoglie che utilizzeremo per creare il raviolo. Ovviamente saranno 3 sfoglie colorate in maniera differente, quindi partiamo con il colore rosso che abbiamo ottenuto da una barbabietola. Questa qua era una barbabietola cotta al forno, poi l'ho frullata, sbucciata, frullata e strizzata anche con un canovaccio, un tessuto in cotone per tirare via tutta l'acqua. Ho fatto la stessa cosa anche per degli spinaci. Questo è uno spinacino fresco per creare il verde, quindi abbiamo il rosso e il verde, e poi invece questo qua, il nero, lo facciamo con il nero di seppia. Questo qui è il nero di seppia classico che si trova ovunque. La base è uguale per tutti, quindi 200 g di farina 00, io l'ho setacciata, e 2 uova intere. Iniziamo col mettere i 200 g di farina dentro una boule. Creiamo una fontana, quindi un buco all'interno, sbattiamo le uova, aggiungiamo il sale, circa 1,5 grammi all'interno del liquido, in modo da farlo sciogliere meglio. Mettiamo il liquido all'interno della fontana e un po' alla volta iniziamo ad agglomerare la farina al composto. A questo punto, quando abbiamo questa situazione in cui abbiamo una massa molle all'interno, andiamo a metterci il colorante, la barbabietola. Solitamente ce ne vanno circa 20 grammi, 20-30 grammi, quindi corrispondono a 1-2 cucchiai, dipende da cosa stiamo inserendo all'interno. Io inizio con un cucchiaio abbondante. A questo punto l'impasto si stacca facilmente e lo possiamo andare a lavorare. Conserva ancora un po' di umidità, però questa andrà via lavorandola il più possibile. Guardate come risulta morbidissimo. E adesso andiamo a coprirlo. Pellicola, e lo facciamo riposare per almeno una trentina di minuti. Ricordatevi che stiamo utilizzando una farina 00, quindi non ha bisogno di grande riposo questa qui. Guardate anche questo che bello che è. Morbido. E lo metto da parte. Realizzo nella stessa maniera anche la sfoglia nera e anche l'impasto al nero di seppia è pronto, morbido ed elastico. Adesso ci divertiamo a tirare la sfoglia. Guardate, la pasta ha riposato, rimane morbida tutte quante, ci divertiamo un po', dai. Queste qui le teniamo sempre coperte, mi raccomando, altrimenti se si seccano poi diventerà un problema. Quello che dobbiamo fare è avere un po' di semola, questa qua, la semola rimacinata, che andremo a utilizzare e conferisce anche un po' di rusticità alla pasta, anche se la tiriamo con il macchinario, di un pennellino e un po' di acqua sempre a portata di mano. Qui abbiamo messo l'impasto, l'abbiamo messo in una sacca poche, il nostro ripieno, e recupero metà. Con l'aiuto di un mattarello inizio a dargli una forma. Vado a posizionare la sfogliatrice con il buco più grande, ok? Vado a fare una prima piega e la andiamo a inserire dalla parte opposta. Posiziono la sfoglia, così, questa verde, guardate che bella, momentaneamente qui su un piatto. Faccio questa operazione con tutte le sfoglie, qui adesso noi dobbiamo incollare tutti gli strati. In che modo? Facciamo che partiamo con quello
nero sotto. Li vado ad aggiungere un po' di acqua, l'acqua fa da collante. Andiamo con lo strato rosa sopra, cerchiamo di farlo aderire il più possibile, un po' di acqua e andiamo a mettere sopra un altro strato. Vado a tagliarlo a metà e vado a sovrapporre, sempre con un po' di acqua sopra, l'altro strato, quello nero. Quindi in pratica io sto facendo questi dischi qua, ok? Adesso noi, se siamo stati sufficientemente bravi, più o meno, avremo tutti questi strati qua di pasta. Ci dobbiamo assicurare che siano tutti attaccati bene. Ora, a questo punto dobbiamo rifinirli per bene, dobbiamo rifilarli per bene. Ora abbiamo il malloppo perfettamente integrato, ok? Ed è quello che ci serviva a noi. Ci assicuriamo che siano tutte adese, allarghiamo anche un po' la sfoglia, dopodiché andiamo a tagliare delle striscioline così di impasto, facendo sempre molta attenzione, vedete? Dobbiamo ottenere queste strisce colorate, ok? E le andiamo a unire. E uniamo. Cospargiamo ancora di semola. E ora non ci resta che passarlo al macchinario. Una volta ricavati i dischetti, andiamo a metterli sopra l'impasto. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a chiudere, vi faccio vedere bene, il raviolone ai bordi, stando attenti a non far uscire l'impasto, non come sto facendo io, che un po' è uscito. Ok, li schiacciamo tutti a mezzaluna e cerchiamo di tirare via l'aria in eccesso. Se non ci dovessimo riuscire così al primo colpo, ci avvaliamo di uno strumento altamente tecnologico, lo stuzzichino. Allora, questo stuzzichino andiamo a forare qui, tac, e spingendo tiriamo via tutta l'aria in eccesso. Mi raccomando, schiacciate bene i bordi, se no i ravioli li perdete. Dopodiché, cosa facciamo? Andiamo a chiudere, qui facciamo un segnetto, e andiamo a chiudere il raviolo in questa maniera, ok? Quindi una volta tirato l'impasto, chiudiamo bene il raviolo e questo è quello che andiamo ad ottenere, un raviolone, ok? Ve lo faccio vedere bene, guardate che carino che è. E siamo pronti per andare in cottura, Vediamo adesso come realizzare la farcia del raviolo e la bisque che farà da condimento. Andiamo a sgusciare i gamberi. Ok, la prima cosa che dobbiamo fare qui è andare a tirare via le teste, le mettiamo da parte, apriamo i gusci, questo qua tutto il carapace lo tiriamo via, sfiliamo il gambero all'interno. Questi carapaci qui e gusci li recuperiamo perché ci facciamo la bisque. Qua abbiamo poi anche il budello, guardate. Andiamo, questo è veramente semplice da tirare via in questi gamberi e questo invece lo buttiamo via. Guardate come sono belli questi gamberi rossi. Andiamo a metterli poi ovviamente delicatamente da parte. Una cosa che dobbiamo assolutamente fare quando si fa la bisque è andare a rimuovere gli occhi, questi qua, del gambero, ok? Perché questi qua sono amari, quindi questo qua rovinerà la preparazione. Siccome del gambero questo non si butta via niente, vi invito a tirare via soltanto gli occhi invece che tagliare tutto. Poi se volete potete anche prendere e tagliare così, però
se ne va via una parte che potete utilizzare. Ora prendiamo una placca da forno, ci mettiamo sopra la carta e andiamo a inserirci sopra i gusci. Accendiamo il forno, lo mettiamo a 190 gradi e facciamo tostare per bene nel forno tutte le teste e il carapace del gambero rosso. Questo servirà per dare più profumo, più aroma, quindi esaltare di più il gusto della bisca che andremo a fare successivamente. Intanto che si tostano le teste dei gamberi andiamo a preparare il mazzetto aromatico per fare poi il soffritto. Facciamo sedano, carota, cipolla, io metto dentro anche un porro, li andiamo a tagliare in maniera, facciamo una dadolada, anche il porro. Dopo 15 minuti ecco le teste e le code belle tostate. Pentola sul fuoco, burro chiarificato all'interno, aggiungo le verdure, aggiungo un filo di olio extravergine di oliva, aggiungo il concentrato di pomodoro, un po' di timo all'interno, inserisco anche i gambi del prezzemolo. È il momento di mettere dentro anche le teste tostate. Vado ad aggiungere un po' di cognac all'interno. Flambé. Quando tutta la parte alcolica è evaporata andiamo ad aggiungere dentro il ghiaccio. Shock termico. Questo servirà per estrarre tutti i sapori al massimo, stiamo sfruttando al massimo queste teste di gambero. E andiamo ad aggiungere anche l'acqua molto fredda. Aggiungo i pomodorini, questi qua sono datterini, sono 70-80 grammi, forse 100 grammi di pomodorino. Chiudiamo e facciamo sobbollire per 30 minuti. In pratica non deve mai avere quell'ebollizione forte, deve giusto fare qualche bollettino, sobbollire per 30 minuti. Andiamo a fare quello che non vuol fare mai nessuno, andiamo a passare con un passaverdura tutta questa roba qua. Riandiamo così sul fuoco e lo facciamo restringere per almeno 2/3. Ora che si è ridotto della metà vado a filtrarlo e a metterlo in una casseruola più piccola. Rimettiamo il tutto sul fuoco e lo facciamo ridurre ancora di altri 2/3. Riandiamo sul fuoco con un'altra padella, fuoco al minimo, andiamo a mettere un po' di burro chiarificato, andiamo giusto a sporcare un pochino la padella e andiamo a metterci dentro la capasanta con dentro anche il suo corallo. 1 minuto per lato all'incirca e li andiamo a mettere da parte. È la volta dei gamberi. Vado a deglassare un po' la padella con l'acqua delle capesante che ho ottenuto quando sono andato ad aprirle. E le inserisco all'interno con le capesante, filtrandole, ovviamente. Metto le capesante e i gamberi dentro un bricchetto per andarle a frullare. Eccola qua. Aggiungo un filo d'olio extravergine di oliva, il sale, qua ci aggiungo un sale con la curcuma dentro, l'immancabile pepe e la scorza di un lime. Andiamo a mettere lime ovviamente non trattato, gli diamo un po' di freschezza, non eccedete troppo. Ora per utilizzarlo, questo qua, dobbiamo farlo raffreddare, quindi lo andiamo a mettere nel frigo fino al momento dell'utilizzo. Ecco, quando l'acqua è così, quando non bolle ancora in maniera forte, andiamo a calare dentro i ravioli. Tanto qui la bisque si sta addensando sempre di più. Appena i ravioli riemergono, andiamo a tirarli via. E ultimiamo con un po' di erba cipollina. Forchettina, coltello, prova dell'assaggio. Guardate qua che spettacolo. Vado a tagliare
all'interno, uso un coltello per essere più preciso, ovviamente. Eccolo qui, mi metto qui a favore di camera, ve lo faccio vedere bene. Guardate bene tutto l'interno com'è. Il raviolone, eccolo qui, spettacolo. A favore di camera e vado, proviamolo subito. No. Un'esplosione di colore. Ne prendo immediatamente un altro boccone. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e che vi sia venuta voglia di riprovarla e farla assaggiare ai vostri cari. Ciao a tutti da Crapa Pelata, ciao belle gioie, ciao! Mamma mia, se si mangia così il primo dell'anno, voglio vedere poi rimanere di questi standard tutto l'anno.